Crack climbing is more about than being in the gym. It's about pain, it's about cutting your fingers. There's a lot to it. Il posto dove si trova questa linea è un balcone naturale ai piedi del Picador Frey, esposto leggermente a ovest, si affaccia sulla Commodit, dietro di te c'è la Tour Ronde, il Dente del Gigante, cioè è un posto davvero pazzesco, cioè quando hai messo la catena che urli senti il tuo eco che risuona in tutta la Commodit, cioè è bellissimo. La prima parte di questo tiro si chiama Entrée dans la Légende, è un tiro ripetuto, famoso. Questa fessura a incastro dita e poi dita piccole, quindi grigio, che finisce ad una sosta, quindi è un tiro unico, qualcuno dice 7C+, qualcuno 8A, dipende molto dalle dimensioni delle proprie mani. E la cosa interessante è che è strapiombante, sarà 25-30 gradi per 25 metri. Il fatto di poter trovare una linea così strapiombante, così regolarmente strapiombante sul granito è una cosa davvero difficile, soprattutto sul massiccio del Monte Bianco. Quando scelgo le linee da scalare, sicuramente l'estetica della linea, e poi mi piace cercare, soprattutto negli ultimi anni, un po' di originalità, quindi magari poche ripetizioni, posti molto belli e linee particolari, uniche. I first saw Entrée dans la Légende in about 1994. Seems like a long time ago now, 30 years ago. It was first done by a man called Jean-Claude Droyeur, a great French climber. I immediately went and did it because it looked fantastic and it was an AA crack. The problem with Entrée dans la Légende was that it finished in the middle of nowhere. So it went up and stopped. And so just above it, there was a very blank looking piece of granite. And so I couldn't sleep. I went back, I put in a few bolts and did it. And then it went from 8A to 8B+. And then it became more than a great route, it became one of the best crack climbs in the world. And now people are beginning to realize it. Saint-Liberté è una linea incredibile, in un posto incredibile, perché inizia con una fessura a incastro di vita, quindi Friend parte dal viola e si muove verso il grigio e a un certo punto finisce in un muro compatto. Diciamo che sulla sinistra c'è ancora una piccola fessurina per 3 metri che si muove verso sinistra, nella quale diciamo o metti le mani o metti Friend, quindi da quel punto in poi ci sono 2 spit. E dopo quest'ultimo pezzo finisce in un muro compattissimo in cui ci sono proprio 2 o 3 tacche che sembrano disegnate, che ti permettono di fare un dinamico a una grossa presa. Quando la prendi è un'emozione veramente incredibile, perché sei lassù in cima e lanci quasi come fossi su un movimento in palestra e poi moschetti la catena. È una via secondo me abbastanza impegnativa dal punto di vista mentale, perché il movimento chiave è l'ultimo. Quando arrivi in cima sicuramente dici mamma che figata, cioè ce l'ho fatta, una figata incredibile. One of the difficulties of Saint-Liberté are the logistics. Because it's at the same level of the Grand Capucin, it's obviously over 3,000 meters height. You have to go up there. I was going up there from the other side, from Chamonix, so I had to walk across the Vallée Blanche, and I had to camp quite a few times. Once I even forgot my sleeping bag there. I was freezing, and it's not an ordinary climb, at a gym. Pensare a Stevie Aston che ha aperto una linea, ha visto una linea 30 anni fa di questo tipo, è davvero un pazzo, sinceramente.
A parte il fatto che scalavano già fortissimo e oltre a scalare forte avevano un'immaginazione, una determinazione davvero, davvero impressionante. A great route like Sans-Liberté is like, it's a collector's piece. And so I'm very happy that Marco did this route. The name is very, very significant. Sans-Liberté means what it says. And nowadays we have less and less freedom. I think everybody should be a little bit interested in a name like this because soon we'll have no freedom at all. So climb while you can. Here's to you, Marco. Here's to anybody who does Entrée dans la Légende and Sans-Liberté. Here's to climbers in general. Without the mountains, we're just ordinary people.